Quindi iniziamo a parlare di sovrapposizione fotografica. Quindi dopo aver fatto tutta questa considerazione, su tutte le fasi di setting dell'apparecchio, noi andiamo appunto sul campo e vogliamo iniziare appunto a scattare le nostre fotografie. Quindi nel caso di una facciata, ad esempio, dovrò fare questi scatti lungo la direzione X e Z e in assoluto dovrebbe essere preferibile appunto, come dicevamo anche prima, l'inquadratura orizzontale per ogni fotogramma perché favoriscono appunto il riconoscimento di maggiori punti, i cosiddetti punti di contatto tipo points. Qua vi ho fatto uno schema, quindi questo è il caso diciamo di una fotogrammetria terrestre, quindi come vi dicevo prima, più siamo vicini, meno ci servirà sovrapposizione perché obiettivamente il nostro GSD aumenta e quindi aumenta anche la facilità con cui il software può ricostruire chiaramente. Quindi nello schema a sinistra potete vedere il side overlap, ovvero io mi sposterò lateralmente lungo la facciata e scatterò delle fotografie con una sovrapposizione minima del 40%, che è il valore un po' che è indicato dal software Metashape. Senso verticale invece utilizzerò diciamo lo stesso schema, però muovendomi appunto verso l'alto. Per quanto riguarda invece la fotogrammetria aerea, la sovrapposizione tra due fotografie consecutive, comunemente definito overlap, avviene tra delle fotografie scattate dall'alto verso il basso, lungo la direzione quindi X o Y, fino a ricoprire tutta la superficie planimetrica che si intende rappresentare. Quindi anche in questo caso sono preferibili in assoluto degli scatti con l'inquadratura orizzontale nella stessa direzione del moto dell'aeromobile. Sono comunemente utilizzate sovrapposizioni del 75% nel senso longitudinale e del 60% nel senso trasversale al moto tra due strisciate parallele. Quindi mi rifaccio sempre al minimo perché il minimo ci consente di ottimizzare il nostro lavoro. Noi dobbiamo sempre ragionare in maniera tale di, tra virgolette, ottenere il risultato col minimo sforzo. Tuttavia è buona prassi pianificare di volta in volta la sovrapposizione minima in funzione soprattutto della quota di volo. Come vi dicevo prima, in funzione della quota di volo vedremo successivamente che cambia il nostro GSD, quindi cambierà anche la sovrapposizione. Più ci si avvicina, come dicevo prima, minore sarà l'overlap necessario al fine della ricostruzione. Questo è uno schema di foto scattate dal drone dove muovendomi lateralmente lungo la direzione del moto minimo avrò il 75% di sovrapposizione tra una foto e l'altra, invece poi ad esempio quando dovrò curvare dovrò iniziare a fare una sovrapposizione verticale e in questo caso invece dovrò tener conto di questa distanza chiaramente che è minimo del 60%. Questo chiaramente si traduce per quanto riguarda una missione in durata della batteria, in numero di missioni che riusciremo a effettuare durante il corso del giorno. Quindi è importantissimo pianificare bene il rilievo